Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darifest. Oggi episodio in cucina. La ricetta di oggi prevede l'uso di acqua TDS 0, sale di ottima qualità e pasta rigorosamente rummo. Questo è uso dopo. No, a parte gli scherzi, voi il sale lo mettete prima o dopo che l'acqua bolle? Quanti di voi si sono mai chiesti quale fosse il miglior sale in commercio? Noi inizialmente ci siamo trovati combattuti sulla scelta della marca migliore. Leggendo tutte le composizioni, confrontando i prezzi e provando nelle nostre vasche, siamo giunti alla fine a una conclusione. I noti sali di qualità, utilizzati dalla maggior parte degli acquariofili, sono tutte ottime scelte per iniziare. Alla fine si può sopperire alla mancanza di un dato elemento contenuto nel sale con delle integrazioni mirate. Successivamente, quando si otterrà un po' più di dimestichezza con i valori chimici, si potrà scegliere un sale più idoneo alla nostra vasca e ai nostri animali. Ad esempio, in un acquario ricco di coralli con crescita rapida è più indicato il cosiddetto sale carico. Piuttosto che in un acquario solo di pesci, dove sarebbe preferibile un acquario meno concentrato. Piuttosto che in un acquario solo di pesci, dove sarebbe preferibile piuttosto che in un acquario solo di pesci, dove sarebbe preferibile un sale meno concentrato. Scelto il sale, bisogna scioglierlo. Sì, ma quanto? Mi raccomando, è di vitale importanza possedere un rifrattometro tarato nel modo corretto. Per fare questo è meglio utilizzare soluzioni a concentrazione nota, che ci daranno maggiore precisione nella lettura. Lo strumento con il tempo tenderà a scaribelarsi, quindi mi raccomando, soluzione sempre a portata di mano e conservata perfettamente. Mi devi pagare il noleggio di quel cosino lì, Ciccio. Mi sa che devi Non pagare si più la capisce bolletta caldo. della temperatura. Infatti, Personalmente, tarando con acqua d'osmosi, abbiamo sempre trovato discrepanze di 2 punti di salinità nella lettura. Per questo preferiamo utilizzare standard a concentrazioni note per le nostre misurazioni. Fatta la premessa, il nostro consiglio è di tenere in un acquario di barriera con coralli la salinità al 35 per 1000. Ipoteticamente basterebbe sciogliere 35 grammi di sale in un litro per ottenere la nostra soluzione. Ma attenzione, questo è un errore per 2 motivi. Il primo è che quei 35 grammi non sono realmente tutti di sale, dato che ci sarà la componente umidità che andrà a influenzarne il peso. Il secondo è che quei grammi di sale pesati dovranno essere sottratti alla quantità di acqua e non aggiunti. Un litro di acqua si può intendere come 1000 ml della stessa. Il calcolo giusto sarà quello di sottrarre la quantità di sale che sarà indicata dalla casa produttrice in base al contenuto di umidità al nostro 1000. Il risultato sarà l'acqua TDS 0 che dovremo preparare per la nostra soluzione. Fatto il litro, basterà applicare il calcolo ai restanti. Come sempre vi ricordiamo di seguire le pagine Facebook, Instagram e YouTube di Arte di Darifest. Ci vediamo venerdì prossimo con la prossima puntata. Io sono Riccardo E io sono Luca. e questo era Da Podcast. Cioè, tu aspetti tutto questo tempo?